Ci ha provato, che non si dica che non ci abbia provato, che non si dica che ce l'abbia messa tutta, no? Il nostro caro Gravina, davvero no? Proprio in maniera aggressiva era rimasto ancorato e chi gliela toglie la poltrona? Ebbene, la politica poi quando vuole magari il modo lo trova, perché ovviamente queste non è che sono dimissioni che piovono così dal suo buon cuore, no? Sai, dopo 2 giorni forse magari mi rendo conto che è giusto fare un passo indietro. No, sicuramente si è arrivati a questa decisione per mano di qualcun altro, ecco, di forze esterne, diciamo così. E insieme a lui seguono ovviamente Buffon, che in maniera ufficiale, se non sbaglio, con una nota su Instagram ci ha comunicato, appunto, ha ufficializzato anche le sue dimissioni. Non sono, credo non ci sia ufficialmente la nota su Gattuso, ma mi pare chiaro che anche lui lasci. Per favore, devo registrare e non fare casino. Qui è l'unica parte della stanza dove c'è un po' di illuminazione in più, perché ancora una volta abbiamo problemi con la rete elettrica e sarà un casino. Ho detto di non fare casino e facciamo casino. E se dico una roba, facciamo l'esatto opposto. No, non lo so, non lo so, non lo so. 5 minuti, 10 e poi fate un po' come vi pare. Ma ci tenevo a dire la mia su due cose principalmente. Prima, se volete, come al solito, spolliciate per sostenere il canale, iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti. Avevo programmato di fare il video insieme a Prince, ma ripeto, lo posso fare solo qua in questo contesto perché serve il computer, serve la luce, è un casino, per cui oggi ci arrangiamo un po' così ed è sempre, ribadisco, tutto in linea, tutto coerente, no? Deve andare così e deve essere raccontato così questo contenuto. E niente, trovate tutto in descrizione. Grazie per il supporto, grazie per i tanti messaggi, grazie per tutto, perché ho visto che questo stato d'animo è condiviso ed è una cosa buona che ci sia gente che come me si sia arrabbiata, ci sia gente che come me si sia indignata, ci sia gente avvelenata. Ecco, ovviamente poi non bisogna sfociare, il veleno non ci deve portare a fare gesti folli o a minacciare il profilo, come al solito vediamo delle robe che poi come al solito ci sono sempre gli eccessi, però il fatto che ci sia ancora gente appassionata alla nazionale, perché poi questa è la domanda: chi ha passione per la nazionale? Ed è una domanda che ci legherà al secondo punto. Il primo punto è che abbiamo adesso anche l'ufficialità del fatto, no? Lo fa sapere Buffon, per esempio, no? Che a lui gli è stato chiesto di temporeggiare. Io su questo voglio spingere fuori. A Buffon è stato chiesto, Buffon e quindi lo stesso Gattuso, che l'avevamo anche ovviamente già accennato, no? Loro credo si sarebbero dimessi immediatamente e credo avrebbero dovuto farlo ugualmente. Mi permetto di dire questo, di non in qualche modo permettere a qualcuno, e quel qualcuno lo sappiamo è Gravina, di poter ancora, ripeto, trovare forza, no? Mi è stato chiesto di temporeggiare, andate a vedere un po' la nota di Buffon, è stato chiesto di temporeggiare per capire, ma non c'era niente da capire, cioè era soltanto davvero per dare modo a Gravina di capire se c'erano i presupposti di poter rimanere inchiodato. Cioè, questa prima poteva essere una supposizione, adesso Buffon fa capire chiaramente che è così, che Gravina sino all'ultimo provava a rimanere inchiodato. Ragazzi, questa roba è di una inettitudine, incredibile, veramente una roba pazzesca. Gente che fino all'ultimo secondo mette da parte anche la propria dignità pur di mantenere il cosiddetto posto fisso, no? La carica, la poltrona. Ma una roba incredibile, fino all'ultimo ci ha provato ed è resistito comunque 2 giorni, quindi bisogna dire che è uno sforzo, il suo sforzo è stato ripagato per 2 giorni, però scherzi a parte, questo ci fa capire anche un'altra cosa, che finalmente davvero si è capita la gravità
della situazione in cui stiamo navigando. Allo stesso tempo non è che da oggi i problemi si è risolto il problema perché Gravina, va via Gravina, a posto, mettiamo un altro lì. No, 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 non funziona così. Questa è una banalità, ma voglio dirlo, no? Perché ragazzi ci siamo già passati. Tavecchio almeno ebbe l'ardire di dimettersi, ma poi, come vedete, non è che il nostro calcio e conseguentemente la nazionale è migliorata. No, proprio perché quando si dice bisogna riformarlo, sto benedetto calcio italiano, bisogna farlo. Ecco, questo è il punto, da oggi è il punto zero, eh. Non è che da oggi si via, bello, no, no, da oggi bisogna lavorare poi. No, no, oggi va via Gravina, bene, ok, non è che è una vittoria, cioè è una vittoria. No, il fatto che vada via Gravina è l'indice di qualcosa che non funziona, è l'indice del fatto che abbiamo fallito. Questa è la verità, non è che adesso va via Gravina, deve essere questa la nostra vittoria. No, non è questa una vittoria, questa è la sconfitta che almeno viene certificata e non si nasconde più la polvere sotto il tappeto, proprio perché non c'era più la possibilità di farlo, non c'era più la possibilità di nasconderla questa polvere, onestamente. Però che si riparte da qui, che si riparta adesso, vedremo quando è che ci saranno le elezioni, lo dicevo il 22, non voglio fare disinformazione, comunque vedremo a chi verrà assegnato, se a Abete, Malagò. Ci vuole, per quanto mi riguarda, nel mio modestissimo parere, ci vuole un politico forte. A me, per quello che ho visto con gli giochi olimpici, un Malagò non mi dispiacerebbe affatto, ma poi soprattutto ci vuole uno che, e mi ricollega alla domanda di prima, che ha passione per la nazionale e oltre alla passione le competenze. Perché veniamo a Rino Gattuso. Rino Gattuso, grande passione. Chi più di lui, per esempio, voleva riportare l'Italia ai mondiali? Chi più di lui? Credo forse davvero nessuno più di lui. Però poi ci vuole anche gente capace, non è che solo con la passione, col furore si fa tutto, no? Ci vogliono le competenze, quindi gente come Maldini, si parla in tanti, adesso parlano di Baggio per il suo dossier, che in passato il dossier di 900 pagine che fu rigettato. Se ci sono delle idee vanno viste, vanno accolte e, ripeto, va data carta bianca, vanno fatte poi le cose e per fare le cose ci vogliono soldi, capiamoci, ci vogliono investimenti, per soldi intendo investimenti. E quindi adesso, bene, via Gravina, via tutto questo board dirigenziale che non ha portato i risultati sperati, però adesso che ci siano investimenti, che ci siano riforme, che si mettano le persone giuste, con competenze giuste, persone che hanno a cuore la nazionale. Cioè, partiamo adesso però, adesso viene il bello, cioè adesso bisogna lavorare, Cioè, sto dicendo qualcosa di talmente banale, lo so, però va detto. Cioè, va detto, non pensiamo, perché qualcuno magari la intende oggi come una vittoria. Non è una vittoria, oggi è la certificazione di una sconfitta, è la certificazione che veramente c'è da partire da zero. E quindi, se fino a oggi siamo arrivati a questo perché siamo stati pigri, e adesso invece la pigrizia bisogna metterla da parte. Se fino a oggi abbiamo speculato, adesso non possiamo non solo non permettercelo, non permetterci di speculare, ma dobbiamo fare. Adesso c'è da fare, adesso c'è da agire. E non so se comunque siamo in tempo, quindi iniziamo a fare qualcosa. Ecco, un nome che piace a me, ribadisco, Malagò, magari raccoppiata Malagò, Maldini, c'è chi in maniera stravagante dice Guardiola, Baggio, ma vediamo. Però al netto di questo, perché adesso nel breve chiudiamo, si parla anche come CT, per esempio sono stati tirati fuori i nomi di due allenatori sotto contratto, Allegri e Conte, che nel breve periodo sicuramente hanno le competenze per fare bene, no? Per fare bene, però il discorso è sempre quello.
Poi, più andiamo avanti, se questo calcio si impoverisce, su quale bacino vanno a attingere questi, da quale bacino vanno a attingere questi allenatori? Quindi, ripeto, non è la questione del CT, la questione adesso è di rifondare, di riformare il calcio e rifondarlo dalle fondamenta. Per cui, per farlo davvero c'è bisogno innanzitutto, come diciamo sempre, no? Come diciamo sempre, la forza di un club è il suo board, la forza di una nazionale allo stesso tempo, no? È sempre dei suoi dirigenti, no? Ci vogliono dirigenze, competenze di alto livello, punto. Poche chiacchiere, poche storie e bisogna lavorare, non bisogna speculare. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.